si fa a gestire bene i tempi nell'animazione? Come faccio a sapere di quanti disegni ho bisogno per creare un'animazione fluida? In questo video approfondiamo il principio dell'animazione legato al tempo e quindi di quanti fotogrammi al secondo ho bisogno per realizzare un movimento in modo fluido. Il tempo in animazione si misura in frame per secondo, ovvero il numero di scatti o disegni che vanno a comporre un secondo di animazione. Per iniziare si consiglia sempre di iniziare con 12 frame al secondo, quindi 12 disegni o 12 scatti comporranno un secondo di animazione. Motivo per il quale è molto utile farsi un video. Eh sì, gli animatori spesso sono anche un po' degli attori perché c'è bisogno spesso di riprendersi mentre si fa un'azione per capire e sentire nel proprio corpo il tempo che ci vuole effettivamente per farla. O meglio, questo è uno dei modi più semplici per capirlo, soprattutto all'inizio. Abbiamo due categorie principali, o meglio, due modi di fare animazione. C'è l'animazione 12 frame per secondo, che è quella migliore per iniziare, ovvero 12 scatti faranno un secondo di animazione. Abbiamo poi quella 24 frame per secondo, ovvero i nostri 24 scatti comporranno un secondo di animazione. Va da sé che per animare a 24 frame per secondo dovremo tecnicamente aver bisogno di 24 scatti o 24 disegni e questo richiederà il doppio del tempo rispetto a quella 12 frame per secondo. Infatti a un certo punto ci si è accorti che quella 12 frame per secondo funzionasse comunque bene e questo la rende una di quelle maggiormente utilizzate oggi. Ma non solo. Adesso in realtà viene spesso usata quella 24 frame per secondo, che comunque risulta più fluida, ma avendo lo stesso numero di disegni di quella a 12 frame per secondo. Per capire bene questo concetto è importante capire molto bene la differenza che c'è fra l'animazione a passo 1 e l'animazione invece a passo 2. Nell'animazione a passo 1 ogni frame è uguale a uno scatto oppure disegno. Nell'animazione a passo 2 un frame viene in realtà duplicato. Questo vuol dire che alla fine noi avremo due scatti o disegni che però saranno uguali fra di loro. Questo vuol dire che se nel passo 1 ogni casella sarà diversa dalla precedente, quindi tutti i frame sono diversi fra di loro, nell'animazione a passo 2 invece i frame sono uguali fra di loro perché sono stati duplicati. Perciò, mentre qui tutto sarà uno diverso dall'altro, qui avremo il primo uguale al secondo, il secondo uguale al terzo, il terzo uguale al quarto e così via. In questo modo abbiamo lo stesso risultato, perché i frame al secondo si sono moltiplicati, quindi sono 24 e non più 12, ma essendo che noi abbiamo duplicato il nostro disegno o il nostro scatto, risultano comunque 12 perché sono stati appunto duplicati. Ma perché è utile sapere la differenza fra passo 1 e passo 2 e soprattutto perché è utile il passo 2? Il passo 2 è utile nel caso in cui noi abbiamo maggiore fluidità. Supponiamo che noi abbiamo questo personaggio che in piedi deve saltare a terra e poi deve alzarsi in piedi di nuovo. Noi vogliamo che il momento in cui lui atterri sia maggiormente fluido. Cosa facciamo quindi? Raddoppiamo tutti gli scatti fino a qua, quindi animiamo passo 2. Ma in questo momento noi passiamo al passo 1. Quindi smettiamo di duplicarli e avremo dei frame che sono diversi, quindi non avremo più i frame duplicati, ma i movimenti saranno più piccoli e più vicini fra di loro e perciò inizieremo ad avere i nostri frame che inizieranno ad essere tutti quanti diversi uno dall'altro, fin quando poi noi non passeremo nuovamente al passo 2 e quindi a duplicarli di nuovo in questa fase qui. Questo ci consente di animare a 12 frame per secondo fino a qua. In questo modo noi possiamo passare tranquillamente a un passo 1 e quindi a far risultare i nostri 24 frame al secondo per questa azione
e poi possiamo di nuovo passare al passo 2. In questo modo avremo appunto una maggiore fluidità in questo punto.